Ci sono serate che sembrano scritte con l'inchiostro del destino, serate in cui tutto si allinea, le emozioni, la tensione, la bellezza del ring, serate in cui si combatte non solo per una cintura, ma per un'idea di sé, del futuro, del potere. E Sapporo Rendezvous 2025 è stato proprio questo, un crocevia di storie, di ambizioni, di fuoco sul quadrato. 3 match titolati, 3 visioni del mondo, 3 battaglie che hanno segnato un prima e un dopo. Minna-san, konnichiwa, io sono Kirito e anche oggi sono qua per portarvi un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. E allora partiamo dal primo match titolato, sì, perché la kermesse si è aperta con un confronto che sulla carta poteva sembrare semplice, ma che invece si è rivelato esplosivo. Ina contro Sayaka Kurara per il Future of Stardom Championship, un titolo che rappresenta le promesse, i primi passi verso la grandezza, un titolo che spesso viene sottovalutato ma che può dire tanto su chi lo porta, e in questo caso lo ha detto e come. Ina, con la sua calma glaciale e una maturità che va oltre i suoi anni, ha dimostrato ancora una volta perché si merita quella cintura. Ma davanti a lei Sayaka Kurara non si è piegata, anzi ha alzato la voce, ha spinto il piede sull'acceleratore, ha trasformato questo match in una vera e propria guerra, fatta di near falls, di colpi improvvisi, di emozioni che si sono susseguite come onde in tempesta. Kurara è andata vicinissima alla vittoria quando ha piazzato quella che forse è la sua arma più devastante, la Tokimeki Spear. Un impatto secco, preciso, che ha spezzato per un attimo il fiato di tutti. 1, 2, ma non 3. Perché Ina ha alzato la spalla, perché Ina ha deciso che la sua corsa non sarebbe finita lì. E allora è risalita, si è scrollata di dosso l'impatto, ha risposto colpo su colpo, fino a trovare l'apertura giusta, il momento perfetto. E da lì ha scritto la parola fine. Quinta difesa titolata, quinta conferma. Ina resta la campionessa del futuro e forse di molto di più. Ma il futuro ha lasciato presto spazio al presente, perché il secondo match titolato ha spostato l'attenzione sul Wonder of Stardom Championship, una cintura bianca luminosa che oggi più che mai risplende nel buio grazie a Starlight Kid. Una campionessa determinata, letale, volto gentile della Stardom. Di fronte a lei Saori Anou, tecnica, versatile, elegante, una lottatrice che ha fatto del pensiero tattico il suo tratto distintivo. E qui il match ha preso una piega che pochi si aspettavano, perché Saori ha deciso di combattere nel terreno più pericoloso, quello di Starlight Kid. Ha abbandonato le sue solite strategie per colpire le gambe, per cercare di ridurre la mobilità dell'avversaria. Una scelta rischiosa, perché se c'è una cosa che SLK sa fare è colpire e sottomettere, specialmente sugli arti inferiori. La battaglia è stata violenta, intensa, non ci sono stati momenti di respiro, solo guerra, colpi secchi, ginocchiate, calci, un assalto reciproco ininterrotto. Ma alla fine Starlight Kid ha fatto ciò che le riesce meglio, ha chiuso la trappola, ha immobilizzato Saori portandola dove voleva e lì ha trovato la resa dell'avversaria. 5 difese anche per lei, una campionessa dominante, ma anche una lottatrice enigmatica, perché proprio mentre molti iniziavano a pensare che questa vittoria potesse toglierle slancio in vista del 5-Star Grand Prix 2025, è stata lei a salire in piedi, microfono alla mano, e dire che questo non la fermerà dal conquistare anche il 5-Star Grand Prix 2025, perché sì, lei vuole vincere il torneo, perché la cintura bianca può e deve brillare tanto quanto quella rossa. Un messaggio chiaro, forse spavaldo, forse visionario, ma chi può davvero dubitare di Starlight Kid oggi? E infine, il main event. Il piatto forte, la battaglia che tutti aspettavano. La guerra tra luce e oscurità. Saya Kamitani contro Natsupoi.
Una sfida che va oltre le cinture, oltre le vittorie, è una rivalità nata per senso di vendetta che Natsupoi cova nel cuore da quel fatidico 27 aprile, giorno del ritiro di Tam Nakano. Sayaka Mitani oggi è diventata la Phoenix Queen, una regina dell'oscurità, una divinità regale che comanda il caos con eleganza e ferocia. Natsupoi invece è diventata la resistenza, il cuore pulsante di chi non vuole arrendersi, di chi continua a credere in qualcosa di puro nonostante tutto. E il match è stato pazzesco. Non c'è altra parola. Entrambe hanno dato tutto, ma proprio tutto. Sequenze rapide, contromosse, ribaltamenti che hanno tenuto il pubblico col fiato in sospeso. Le loro signature move sono arrivate precise, devastanti, ma mai definitive. Sembrava davvero un eterno confronto, un ciclo di emozioni infinite. Ma alla fine è stata Saya a salire in cattedra, a mettere a segno la sua Star Crusher, a conquistare quel 3 che vale oro. Una difesa che conferma il suo dominio, una prova che, ancora una volta, la Phoenix Queen non è solo un soprannome, ma una realtà. Poi il post-match, sempre carico di significato. Saya, con la sua solita teatralità, ha teso una mano, ha invitato Natsupoi ad abbracciare l'oscurità, ad arrendersi, a cambiare. Ma Natsupoi ha scosso la testa, ha alzato lo sguardo e ha detto no, non mi arrenderò finché non avrò quel titolo. Un giuramento, una sfida, un fuoco che non si spegne. E mentre i riflettori calavano, Eight ha festeggiato un anno esatto dalla sua nascita, un anno di dominio, di titoli, di caos controllato, Saya al centro con la Red Belt al petto, la Phoenix Queen che regna nel giorno in cui tutto è cominciato. Sapporo Rendezvous 2025 non è stato solo un evento, è stato un punto di svolta, un manifesto. 3 campionesse che hanno alzato la voce. 3 visioni che si sono imposte con forza e dietro l'angolo c'è il 5-Star Grand Prix 2025, un torneo che promette di riscrivere tutto, di ridisegnare le gerarchie, ma se c'è una cosa che oggi è chiara è che le regine non hanno intenzione di abdicare. E ora la domanda è: chi riuscirà davvero a spezzare il ciclo? Chi porterà luce nell'oscurità? O forse è l'oscurità stessa ad avere già vinto?